エリコッテロ。皆さんこんにちは、エリコッテロです。Mi chiamo Eriko, benvenuti al mio canale Elicottero! Oggi volevo presentarvi un nuovo album di Cable Jungle. Cos'è Cable Jungle? Cable Jungle! Cable Jungle? Siamo in due, ma si chiama gruppo o siamo, non so, band? Unit? Come si chiama in Italia? Perché in Giappone è unito, se due unito. Non siamo proprio duo perché a volte ci sono le ballerine KJ Girls. Boh. È un progetto musicale, un unito, è un gruppo musicale composto da me, cantante Eriko, e DJ italiano che si chiama DJ Shiru. E qualche volta quando facciamo concerto dal vivo ci sono anche le ballerine e ultimamente le chiamo KJ Girls. Questo nuovo album è uscito nei negozi digitali, sui digital stores, quindi per esempio su iTunes, su Amazon, Spotify, eccetera eccetera, tutti i negozi digitali, quindi potete trovare ovunque. La comodità di internet è che potete trovare la musica di tutto il mondo, basta che ci sia internet. E io faccio video su YouTube, però io sono anche una cantante, quindi vi presento, è giusto che vi presento la mia musica, i miei CD, quindi spero che vi interessi almeno un pochino. Yes! Ma in realtà nei negozi digitali potete trovare anche gli altri CD nostri vecchi che sono già usciti. Cable Jungle, prima è uscito un album di cover di, come si dice, canzone di cartoni animati giapponesi che si chiama #1, #1. Questo vi ho già presentato, quindi magari se siete curiosi andate a vedere un'altra puntata. E oggi vi presento questo nuovo album che è numero 2, c'è come si dice, diesis #2, Cable Jungle numero 2, il secondo di Anisong ma il terzo digitale. Contiene 5 nuove canzoni, in più 5 queste canzoni in versione strumentale, quindi in realtà contiene 10 tracce, sempre cover di anime, perché questo series, come si dice, serie che fa parte del progetto che organizza una etichetta discografia giapponese che si chiama Goma Studio, quindi grazie a loro sono cover ufficiali di questi anime song. Allora vi presento che canzone ci sono in questo album. La traccia numero 1 e la prima canzone si chiama Namida wa Shitteiru, proprio un bel pezzo. Questa era colonna sonora di anime che si chiama Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin non so se conoscete, perché secondo me in Italia non è così famosissimo come altri famosi anime come Kenshiro o Sailor Moon, però in Giappone è molto famoso questo anime, è molto conosciuto, abbastanza vecchia però conosciuto. Questa canzone mi piace perché il testo parla di seguire il tuo sogno, è una canzone coraggiosa, non arrenderti mai, non arrenderti mai, perché un giorno arriverà, un giorno per te, cioè nel senso che il giorno si realizzerà il tuo sogno, anche se un giorno piangi, ti capita di piangere, ma questa lacrime sa che perché un giorno arriverà il tuo obiettivo, quindi gambare tipo questa cosa. Nel primo album, #1, abbiamo scelto le canzoni molto famose, sempre Anisong, ma come Evangelion, Zangoku no Tenshi no Teise e anche quella canzone di Sailor Moon e Doraemon,
tutti i personaggi famosi anche in Europa. Però in questo secondo CD abbiamo scelto le canzoni di anime che sono famosi soprattutto in Giappone. Quindi magari alcune canzoni non conoscete perché l'anime non è così famoso, però comunque sempre anisong molto famose. Secondo me è bello che conoscerete un nuovo anime, scoprirete un nuovo anime. La seconda canzone di questo secondo album si chiama Kimi ga kureta mono. Titolo completo sarebbe Secret Base Kimi ga kureta mono. C'è una parola davanti in inglese. Vabbè, Kimi ga kureta mono. E questa canzone è molto famosa non perché è stata cover di anime, ma era già famosa questa canzone, però canzone ormai vecchia, 15 forse un po' meno di 20 anni fa, ha avuto gran successo. Gangnam Style È un gruppo musicale composto da 4-5 ragazze giovanissime, è una canzone molto malinconica. E questa anime ha usato questa famosa musica ma versione cover. Infatti quando ho sentito questa musica, ma questa la conosco perché è famosa, però non corrisponde come periodo questa anime e questa vecchissima canzone, infatti perché è cover. E mi piace molto, questa canzone è un po' lenta, un po' adolescente. 俺のせいなんだよ。あの日メンマが死んだのは俺のせいなんだ。 Ah, mi ricordo l'estate dove quando c'eri tu, ah, mi manchi, tipo così. Canzone di estate. E di quale anime è questa canzone Kimi ga kureta mono? L'anime si chiama lunghissimo. Anohi mita hana no namae o boku tachi wa mada shiranai. やっぱりもうメンマは Avete capito? Avete presente questo anime? Ripeto, Anohi mita hana no namae o boku tachi wa mada shiranai. Noi non sappiamo ancora il nome del fiore che abbiamo visto quel giorno. Difficile. La terza canzone si chiama Teru no Uta. Teru no Uta, canzone di Teru. Questa canzone è di anime di figlio di Hayao Miyazaki, cioè Goro Miyazaki. Quindi questo è uno dei film di Ghibli. Il titolo di questo film, cioè animazione, però film si chiama Gedo Senki. Gedo Senki. E la cantante si chiama, cioè cantante originale si chiama Aoi Teshima. Canzone romantica. Questa canzone all'inizio quasi a cappella, senza musica, niente, inizia con le molto lenta, quasi sussurrando vicino all'orecchio. Ascoltatelo, ascoltatelo, una ninna nanna quasi. Secondo me me la sono cavata abbastanza bene perché quasi falsetto, allora falsetto per me è più facile cantare. Molto rilassante, una canzone un po' triste ma malinconica. Kokoro wo nani ni tatoeyo, taka no yona kono kokoro, kokoro wo nani ni tatoeyo. Numero 4! Anche questa canzone mi piace molto, è molto bella e anche particolare. Questa canzone si chiama Uninstall. Uninstall. Anime si chiama Bokura no. Il nostro, solo così, Bokura no. Questa canzone è Uninstall.
è stato molto difficile registrare perché ci sono tanti cori da registrare, quindi cori alto, cori mezzo alto, cori bassi, ci sono tanti cori che incrociano. Così. Però il testo è un po' strano, cioè non è tanto chiaro. È una canzone molto particolare e non è tanto chiaro. Cioè il soggetto misterioso. Arriva qualcosa e noi siamo lì perché... Poi misteriosa, canzone misteriosa. Questa canzone è difficile da cantare anche tecnicamente perché è bella, però la melodia va su e giù, è molto... tipo il ritornello che fa Aniston, kono hoshi no nesu no uchi no hitotsu da to ima no boku ni wa likai dekinai. Però la strofa è abbastanza bassa, tipo Ano toki saiko no riaru ga mukou kara ai ni kita no wa bokura no... abbastanza... però il ritornello va abbastanza acuto. Ima no boku ni wa likai dekinai. Però sono molto contenta di essere riuscita a cantare anche questa canzone, quindi ascoltatela! E l'ultima canzone di questo album si chiama Sazae-san. Non so se qualcuno di voi conoscete l'anime che si chiama proprio Sazae-san. Sazae-san, questo anime tutti i giapponesi la conoscono. Zettai, assolutamente. Non ho mai conosciuto una persona che non conosce quest'anime. Ed è tanta storia. Questo anime è iniziato nel 1969 e anche adesso sta continuando ad andare sempre su onda, cioè in TV. E questa è colonna sonora di Sazae-san, che proprio si chiama anche questa musica Sazae-san. Si sente, cioè provate ad ascoltarla, che si sente che è una canzone vecchia. E anche questa, il ritornello, canta come signore che cantano coriste, coro, quindi va il falsetto e per me è stato abbastanza facile cantare. Questa anime parla di la vita di questa signora Sazae. Cosa? Hai? Jinsei korekara da na. E vita quotidiana, che succedono tante cose, tanti problemi e discutono con la famiglia e ci sono membri di famiglia molto simpatici, molti personaggi. Forse Sazae-san piace a mia mamma o anche addirittura a mia nonna. Sazae-san fanno ogni domenica sera e c'è un nome, fenomeno, che è depressione con Sazae-san, perché quando la gente lo guarda Sazae-san vuol dire che sta finendo la domenica, perché fanno domenica sera e deve iniziare a lavorare lunedì mattina, quindi quando la guarda, Sazae-san, domani lavoro. E poi magari questo fenomeno si chiama Sazae Shoukoku. Non so se è vero, ma veramente. Andate a cercare, basta che digitate Cable Jungle sui negozi digitali. Mi raccomando! Si scrive così, Cable Jungle. Quindi magari cercate, andate a cercare. Oggi ho presentato questo nuovo album, ma comunque noi Cable Jungle facciamo spesso i concerti in giro, in Italia ovviamente, ma anche in Europa. Chi abita in Giappone, anche in Giappone saremo. Quindi se un giorno riuscite a venire al nostro concerto sarei molto contenta. Alcune canzoni le abbiamo messe nei negozi digitali, ma ai concerti vendiamo anche il CD fisico. Ma attenzione, sono le versioni diverse. Le versioni digitali sono molto diverse dalle versioni nel CD proprio. Davvero? La base è diversa, tanto diversa, e anche la registrazione della voce
anche è diversa. E grazie anche oggi di avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Matane, 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 matane. Ciao ciao, bye bye.